Ciao, sono Antonio Rausa e questo è This is Wow. Nei video precedenti me l'avete chiesto in tanti e finalmente oggi risponderò ad alcune delle vostre domande sui vaccini per il SARS-CoV-2. A cosa serve la terza vaccinazione? Perché chi ha già contratto naturalmente il virus deve vaccinarsi lo stesso? E soprattutto, stiamo andando incontro ad una vaccinazione annuale costante? Ormai parole come SARS-CoV-2, Pfizer, Moderna e AstraZeneca sono entrate nel vocabolario comune. Al bar, al cinema o in chiesa non si parla d'altro. Se poi aggiungiamo anche Green Pass, il quadro è veramente completo e subito si creano le due fazioni tra chi è pro vaccino e chi è contrario, che assolutamente, oh mio Dio, non mi farò mai iniettare in corpo cose sperimentali, non sono la cavia di nessuno, io. Il principale problema del Covid-19 non è tanto il tasso di mortalità. Si è attestato in media attorno al 6,6% nella prima ondata e al 2,4% nella seconda, quanto le ospedalizzazioni. Con la prima ondata quasi tutti gli ospedali erano stati riempiti di persone che avevano bisogno del respiratore per poter rimanere ancora in vita, paralizzando tutto il nostro sistema sanitario nazionale. Di conseguenza, praticamente tutte le altre patologie sono passate in secondo piano, mancando i posti effettivi ed il personale adeguato per diagnosticare e gestire i pazienti. Praticamente tutti o quasi erano stati convertiti per gestire i pazienti con Covid-19 gravi. In quest'ottica, la manna dal cielo sarebbe stato il poter evitare, in qualche modo, che le persone sviluppino la forma grave di Covid-19, riducendo notevolmente in questo modo le ospedalizzazioni. Ed è esattamente questa la funzione principale dei vaccini: diminuire la probabilità che qualcuno sviluppi la forma grave di Covid-19. Tutto questo in un'ottica di mancanza di cure efficaci. E no, i vari intrulli, passatemi il termine, provati in questi mesi non sono considerati cure efficaci, anzi alcuni peggiorano addirittura l'evoluzione della malattia. Se volete approfondire ho fatto un video apposta, vi lascio il link in descrizione. Ed in questo i vaccini funzionano molto bene. Pfizer ha un'efficacia, dopo 6 mesi dalla seconda dose, di prevenire la patologia nell'84% dei casi e prevenire la forma grave nel 97%. Moderna ha un'efficacia dal 91,7 al 79,8%. AstraZeneca avrebbe un'efficacia del 76% nel prevenire lo sviluppo della malattia e del 100% nel prevenire lo sviluppo della patologia grave, anche se i dati non sono aggiornati ed è probabile che in realtà questi numeri siano più bassi. Con l'avvento delle varianti, questi numeri purtroppo si sono abbassati. Pfizer in Israele è efficace al 39% nel prevenire la patologia sintomatica e nel 90% nel prevenire le ospedalizzazioni, anche se altri articoli parlano di 88 e 96% rispettivamente. Moderna ha un'efficacia dimezzata e AstraZeneca è efficace al 60% contro la patologia sintomatica e al 93% nel prevenire le ospedalizzazioni. Eppure la vaccinazione ha un difetto rispetto al contrarre il virus in modo naturale: non permette la maturazione degli anticorpi. Mi spiego meglio. Quando nel nostro corpo entra una sostanza biologica estranea, sia essa una proteina, un materiale genetico, un batterio o un virus, viene subito allertato il sistema immunitario, che selezionerà le cellule T e B che producono anticorpi specifici contro l'ospite indesiderato. Da essi poi verranno prodotte le cellule di memoria, che serviranno per quando si ripresenterà nuovamente l'ospite inatteso, trovandoci questa volta già pronti. E fin qua niente di nuovo. Quello che però in pochi sanno è che negli incontri successivi le cellule di memoria subiscono quello che si chiama appunto maturazione degli anticorpi, un processo in cui un anticorpo che va già bene contro il patogeno migliora ulteriormente, aumentando l'efficacia della risposta immunitaria anche contro le varie varianti in circolazione. In tutto questo processo il passaggio chiave è proprio dato dalla successiva e costante presentazione al nostro sistema immunitario del patogeno. Ed esattamente a questo quello che serve la terza dose di vaccino: simulare ciò che avviene naturalmente con le successive reinfezioni, stimolando il nostro organismo a produrre anticorpi ancora più efficaci e duraturi nel tempo. Ma allora perché chi ha già contratto il SARS-CoV-2 deve sottoporsi alla vaccinazione? Perché ancora sappiamo poco su quanto dura la copertura nel tempo, sia di chi è stato vaccinato, sia di chi è risultato positivo. In uno studio, in realtà molto piccolo e quindi comunque da prendere con le pinze, ma non per questo meno valido, ha dimostrato che le persone non vaccinate che hanno già avuto il Covid-19 sono 2 volte più propense a riprenderlo rispetto alle persone che sono state vaccinate con la seconda dose. Insomma, in questi casi è più una forma precauzionale, supportata comunque da evidenze scientifiche. Proprio perché ancora sappiamo poco su come varia la durata nel tempo della copertura su questi vaccini, sull'ipotetica vaccinazione annuale possiamo fare solo congetture.
In realtà sembrerebbe che con la terza dose si abbia una risposta già molto forte e quindi forse potremmo fermarci qui. Certo, c'è sempre da tenere in considerazione l'ombra di una possibile nuova variante in agguato. Troverete i link per approfondire tutto quello di cui vi ho parlato nella descrizione di questo video. Se avete dubbi, domande o solo delle considerazioni, lasciatemele pure nei commenti qua sotto. Se il video ti è piaciuto lascia un like e iscriviti al canale. Noi ci rivedremo la prossima volta. Ciao!